Jonah, mi senti? Ah, cavolo. Merda. Sara, stai bene? Jonah, mi senti? Sono solo incastrata. Una roccia mi blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Forse da quella parte. Jonah, sono fuori. Fa attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. 6 settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità. Ma ho parlato con la gente del villaggio. Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un VIP. Si chiama Dominguez. Dovremmo partire da qui. Jonah, ce l'ho fatta. Io sto entrando. Ci sono quasi. Scusa se non ho atteso. Attento.
Lara! Cavolo, questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa, Pesci rosa. una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Lara! No! Ancora un secondo! Andiamo! Forza! Forza! Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto però. Smettila. Ehi, puoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez. Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bell'aiuto in città. Come va la ferita? Gianna, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente. E questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del Rio delle Amazzoni. Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine, se guardi con attenzione è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione. Cioè? La precessione. La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Quelli della Trinità sono armati. Ho saputo che hanno portato rinforzi. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula.
Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere lontano. Deve essere in cortile. Già, Diamo un'occhiata. qualcuno saprà dirci qualcosa. Ehi, Sammy, come va? Grazie, Jonah. Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva le offrendas. Oh mamma, anch'io da bambina ero discola come lui. Non c'è bisogno di punirlo. Ci penserà la tequila. Ne ha bevuta un bel po'. Si è fatto vivo? No, continuiamo a cercare. Guarda, è per mio padre. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali o gli implacabili? No, va bene così. Jonah, è al cancello. Lo vedo. Bene, non devono seguirmi. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino, delle pollastre truccate da teschio. Voi non ne sapete nulla? Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. La mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta, ecco. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao. Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Estuve teniendo pesadillas sobre devastación y muerte. ¿Estarán relacionadas con tus peores miedos? Permesso. Ahora Dios la tiene en su gloria. Ha preso contatto con l'Alto Consiglio, comandante? Sì, signore. Anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino in fondo. Sì, signore. Sono pronti a tutto. Scusate. Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Lara, Sì, ho capito. Sì? Sì. Disculpe, señorita. Colpa mia. È scattata una trappola nel primo sito. Vediamo sia stata Croft. Aspetta, Che c'è? voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. Farò in modo di avere conferma visiva. Jonah, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. io troverò un'altra strada. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo.
Doctor, son muchos de sus hombres. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Proseguiamo. Estaría muy orgulloso de ti. Sì, parla il comandante Rook. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh, Bene, la troveranno. bene. Non voglio che entri nessuno. Ehi, fuori dal mio ufficio. Come? Chiudi la porta quando esci. Certo. ¡Lo siento! Tranquillo. Va a giocare. Mai viste letture come quelle trovate in questo sito. È la chiave per la fase successiva. Se è il momento, saremo pronti. Jonah, sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Datelo alle rovine. Da lì non si dovrebbe sentire nulla. No, no, ti prego. Non complicare inutilmente le cose. È solo colpa tua. Zero testimoni. No, ti prego, no. Andiamo. Che aspetti? Due ultime parole? Un momento. Sono un ufficiale governativo. Devo esserci anch'io. Mi spiace, caro il mio capo archeologo. Ma il tuo contratto è terminato. No, vi prego. Posso pagarti. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Qui comandante Rourke. A tutte le unità. Prepararsi all'operazione Blackout. Conosco questa figura.
Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Jonah, Sì, ti ricevo. Jonah, c'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. L'iscrizione dice Scrigno d'argento di Ishel. Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito Maya. Dice che lo scrigno evocherà il dio Kukulkan. Il dio della creazione. E la Trinità lo vuole. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami, una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. E pensare che è il dio della creazione. Beh, per i Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Questa sembrerebbe la costellazione dell'Idra, ma le stelle sono fuori allineamento. Incredibile. Jonah, ho trovato un pugnale. E c'è un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Non possiamo lasciare che lo prenda la Trinità. Ci serve un piano. Merda. Lara, ci sono le guardie della Trinità. Merda. Jonah, sali più in alto. No, no, l'hai preso, vero? Presto. Stanno arrivando. Chi? Il dottor Dominguez e altri uomini. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ottimo. E l'assedio inizia. Esatto, è a quello che servono i rinforzi. Eccola là! Fermi! Ora basta. Lara Croft.
Non è così che speravo di conoscerti. Ho seguito con interesse il tuo lavoro. La Trinità c'è sempre. La chiave di Shashel. Ho sacrificato tutta la mia vita per questa. Dove si trova lo scrigno di Ishel? Dallo a me. Si trova in un posto sicuro. Quindi non ce l'hai? Non avrei mai pensato che l'avresti presa tu. Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore. Senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'Apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara, l'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo e questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa Tu tua! avresti fatto lo stesso! Dio, già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione. Ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti. Devo capire come salire.
Lara! Che spavento. Ho fallito. No, peggio. Che vuoi dire? Dominguez. Ce l'ha lui il pugnale. L'ho perso, capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può. Dobbiamo fermarlo. È tutto colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No. Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo. Ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che Sei può... l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma? Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. E poi troveremo un aereo. Secondo me stiamo cercando una montagna vulcanica. La corona d'argento forse è un banco di nuvole in vetta. Non riesco a togliermi quella gente dalla testa. Hanno perso tutto. L'enigma recita: segui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento ove le gemelle dialogano. Chi saranno queste gemelle? Questa tempesta non ci voleva. È solo un po' di pioggia. Concentriamoci sulla montagna annuvolata. Una montagna. Se la troviamo, come sapremo che è giusta? Lo sentiremo. È il nostro unico indizio. L'affresco dice che ci saranno altri disastri. Il modo migliore di aiutarli è fermare quei disastri e la Trinità. Ok. Ma chi ci dice che è vero? Jonah, ho sentito qualcosa quando ho preso il pugnale. Intendi le scosse dello tsunami? Molto di più. È stato come risvegliare qualcosa. Lo so che non ha molto senso e lo so che è difficile da credere, ma ho bisogno che tu ti fidi di me. Dobbiamo fidarci entrambi. Ehi, forse l'ho trovata, guarda. Davvero? Eccola! È una brutta tempesta. Meglio tornare domattina. Ma ci siamo quasi. Hai ragione, la Trinità non si fermerà. Miguel, c'è un posto per atterrare. Posso farvi scendere a Kwak Yaku? Andiamo.
Miguel! Potrebbe tornare utile. Lo tengo per dopo. Ehi! C'è nessuno? Ma dove sono? Devo trovarli. La montagna incoronata d'argento si avvicina. C'è qualcuno laggiù. Devo raggiungerlo. Scimmie. C'è del fuoco. Deve esserci qualcuno. Ehi! Donna! Miguel! Mi sentite? Dove siete? Non mi piace. Miguel! Dove sei? Oh no.
Miguel! 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 Fa parte dei rottami. Jonah! L'aereo. Jonah, sei lì? Credevo di averti ucciso. Ehi, cos'è successo a Miguel? Non ce l'ha fatta. Che cos'hai al braccio? Una specie di parassita. Cercavo dell'assenzio, ma qui non cresce. Fammi vedere. Oh, ehi, che cosa stai facendo? Se lo lasciamo dentro, peggiorerà ancora. Siediti. Sei sicura di quello che fai?
Una volta mi è successa una cosa simile da bambina, quando ero in Egitto. Preparati, ti farà un po' male. Credi che la tempesta di prima fosse quella tempesta? Quella dell'affresco? Non lo so. Penso che dovremmo fare un attimo il punto. Ci siamo presi un gran bel rischio a voler volare nella tempesta. Io non credevo sarebbe stata così violenta. Avrei dovuto insistere per tornare. Ti conosco. Ti fissi su un problema e per te tutto il resto scompare. Jonah, Io... Ehi, sono con te. È una mia scelta, il più delle volte. Ma se moriamo, chi fermerà i disastri? Chi cercherà di fermare la Trinità? a volte mi sento come se avessi l'obbligo di andare avanti, anche solo per non deludere il prossimo. Ma stavolta era una questione di poche ore. Potevamo tornare indietro. Bisogna dargli un nome. Ok. Eli? Come mio cugino. A volte sa essere un gran parassita. Ciao, ciao, Eli. Grazie. È meglio andare. Se riusciamo a trovare Kuak Yaku, per questa notte abbiamo dato. Buona idea. Dovremmo riuscire a vedere il villaggio tra la vegetazione. Hai fatto bene a non muoverti. Volevo darti modo di trovarmi nel caso fossi sopravvissuto. Avevo la pistola lanciarazzi, così. Sì, credo che anche Miguel stesse arrivando quando... Poveretto. Ma come ti c'è entrato Eli nel braccio? Volevo sapere se l'acqua era pulita. Ho avuto la risposta. Possiamo passare da qui. Dammi una mano. Lara! Lara! Forza! Lara! Usa la lanciarazzi! Non posso... Stai bene? Dammi una mano qui. Hai dei brutti tagli. Meglio accamparci qui.
Fammi dare un'occhiata. È profondo. Sai, con tutto quello che ci è capitato di recente, ho iniziato a pensare a mio fratello. Ho sempre provato a proteggerlo. Da mio padre. Da se stesso. Ma l'ho perso. Hai fatto tutto ciò che potevi. Se fossi stato al posto giusto, al momento giusto, lui sarebbe ancora qui. Se solo fossi stato un po' più attento. Non puoi proteggere tutti, Jonah. Grazie. Mi manca. Lo so. I miei genitori mi mancano molto. Ho sognato mia madre di recente. Davvero? Mhm. Era così chiaro. Quando ero piccola mio padre mi teneva nascoste alcune cose. Aveva segreti, su di lei soprattutto. E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire dopo che morì. Non mi ha mai impedito di cercare risposte, però. Anche se ho ancora così tante domande. Ha creato tanti misteri quanti ne ha risolti. Mm. Dominguez ha detto che avrebbe usato lo scrigno d'argento di Ischel per ricreare il mondo. Se tu avessi quel potere, cosa faresti? Andrei nel panico, direi. Non torneresti a quando tuo fratello era vivo e stare ancora con lui? E perdere tutto il resto. Non potrei. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re in astuzia, raggiungere la tomba proibita e risolvere il mistero della Regina Bianca. Il percorso sarà irto di ostacoli. Lara, stai facendo i compiti di matematica? L'esploratrice non può perdere altro tempo. Li sto cominciando! Le alte mura del castello chiamano, sfidandomi. Il pavimento sta crollando! Lara precipita nel buio! La nostra eroina si imbatte in delle bestie singolari.
Difficile stabilire se siano feroci. E ora pensiamo al vero tesoro della tomba proibita. Capisco. La nostra eroina non deve farsi sentire dal re. Sì, lo so bene. Chi? E ora cosa Atlante. c'entra Lara? È in camera sua, sta facendo i compiti. Non ha molto tempo. La Guardia Reale non si aspettava che Croft scalasse il castello. La torre del castello è più alta del previsto. La nostra eroina continua a salire, cercando un'altra entrata. La nostra eroina scorge un altro ingresso. Shoh, va via! La giovane Lara si rende conto di trovarsi pericolosamente in alto e prova a non pensarci. Oh. Ci siamo quasi. Rimessasi in piedi, cammina verso la meta. A noi due, tomba proibita. Queste balaustre sono danneggiate. Dovrai infilarcisi in mezzo. La meta è vicina, l'ha quasi raggiunta. Ma un campo di forza invisibile le blocca il passaggio. Deve esserci un'altra strada. L'impavida avventuriera ha raggiunto la cima. Riesce a trovare un'entrata, più in basso. Dovrà fare attenzione. Ma perché faccio queste cavolate? Merda! Croft si compiace della sua audacia. Ormai è vicina.
Finalmente puoi entrare nella tomba proibita. Wow! Nella notte il pipistrello gigante ha rapito la regina a 30 gradi nord e 90 est. La penna ha tracciato il suo cuore. La luce schiuderà il suo amore. Chissà se la regina bianca si sente sola. La luce schiuderà il suo amore. Magnifico. Col cuore in gola, la nostra eroina si avventura nel profondo dell'ignoto. Sono cose della mamma. La strada è buia. È piena di pipistrelli, disse il cavaliere rosso. La regina bianca lo guardò con un sorriso incuriosito e disse: Pipistrelli? Non ho paura dei pipistrelli. Io non ho paura di niente. Descrivimelo, forza. Siamo tu e io che cavalchiamo un T-Rex in Egitto. E papà dov'è? Al lavoro. Finirò per crescere senza un papà. Ritornerò tra un mese, ho promesso. Quante altre volte hai detto che saresti tornato dopo un mese? Lei è troppo importante, non posso trascurare le mie responsabilità. È sempre troppo importante. La tua ossessione sta distruggendo questa famiglia. Ossessione? Sarei ossessionato. Stai perdendo l'infanzia di tua figlia, perché sei sempre in qualche sepolcro dall'altra parte del mondo. Perché non puoi accontentarti di quello che hai? Per l'amor del cielo, smettila con questa storia! Papà? Per favore, Amelia, capiscimi, questa è la missione più importante di tutta la mia vita. Insomma, cosa vuoi che faccia? Papà! 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 Ti prego. Per favore, papà. Svegliati! Papà! Non lasciarmi! Buongiorno. C'è una strada. Diamo un'occhiata. Che succede? Merda, la Trinità. Giù. Cavolo. Si è incastrato. Lo vedo. Stammi dietro. Io che diavolo ne so. Che stai facendo? Indietro. Nasconditi. Non eri tu l'esperto di logistica. Ho scelto io di passare da un ponte pericolante. Ehi, aspetta! Ci penso io. Aspetta, sono alleati. Ma teniamo gli occhi dare aperti. un'occhiata anche lì. Ci penso io. Mettila là. Assicurati che niente possa superarla. Voglio tutta l'area sigillata. Sì, signore. Se qui c'è qualcosa, lo scopriremo.
Quando ha fatto l'ultima revisione? È pieno di ruggine. Ora non ti distrarre, Mendes. Che cosa stiamo cercando? Qualunque cosa, che si muova o meno. Non hanno ancora trovato la reliquia. Vorrei tanto essere chi la rinviene. Non credo. E perché? Sarebbe un eroe. O più probabilmente morto. No, grazie. Preferisco rimanere qui di guardia. Meno chiacchiere e occhi aperti. Muovete il culo. Sì, signore. Possiamo andare? C'è silenzio, ma che fa la tua squadra? Controllo. Non li paghiamo per fare i turisti. Dobbiamo passare sotto. Già. Quello è il tempio principale. Ora stiamo cercando le rovine più piccole Fermo. che potrebbero esserci sfuggite. Ok. Si è proprio incastrato, eh? Spostarlo è troppo rischioso. Ti tocca prima rimettere in sesto il ponte. È dura trovare qualcosa con cui puntellarlo. Perché me? In realtà sono abbastanza sicuro che l'abbiamo fatto. Fanculo, non mi prenderò la colpa per te. Forse possiamo tirarlo fuori con l'APC. Ok, forse. Fammi riflettere. Occupiamocene. Perfetto. Vai a sinistra. A loro ci penso io. Che cosa? Nasconditi. Dave, Sammy. Idioti, gliel'avevo detto di saggiarlo. Cristo. Dave, Sammy. Stiamo subendo perdite. Non ci provare! Fottiti! Basta. Grazie. Tutto ok? Sì. Prendi questo. Speriamo siano finiti. Mancato poco. Già. Come hanno fatto ad arrivare qui? Non lo so. Non era esattamente la civiltà in cui speravo di imbattermi. Ah, mi prude il braccio. È perché sta guarendo. Allora forse lo preferivo quando era ferito. Ti capisco. Io mi sforzo di non pensare alla schiena. Sai, mia nonna è sopravvissuta a uno tsunami negli anni 60. Che è successo? Ha perso gli amici e la sua famiglia ha perso il lavoro. Da quel momento ha iniziato a presentire i disastri. Eruzioni, tempeste e altre cose. Com'era tua madre? Ho notato che non ne parli altrettanto spesso. Era creativa, avventurosa. Credo che in realtà fosse il collante che ci teneva uniti. Dopo la sua morte tutto è stato più vuoto. Hai mai pensato di tornare in Nuova Zelanda? A volte. Forse non quanto le Hawaii, ma è capitato. I posti che chiami casa sono così lontani da... Tutto? Forse è per questo che non smetto mai di viaggiare.
Ottimo. Ha funzionato. Andiamo, forza. Hai idea di chi siano le gemelle dell'Enigma? Potrebbe significare di tutto, una coppia di monumenti, montagne, ruscelli. Quando le vedremo le riconosceremo. Già. Vedo della gente laggiù. Saranno amichevoli? È meglio se ci parli tu. Ciao. Conosci qualche posto dove passare la notte? Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? No. Prima sono passate delle persone in cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità. No, direi di no. Ho bisogno di una pausa. Seguitemi. Dovete scusarmi per tutte queste domande, però l'unico B&B in città è, il mio. Non si è mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby. Lara. Venite, sedetevi. Carlos, 3. Quindi, che ci fate qui esattamente? Seguivamo una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. E siete usciti illesi dallo schianto? In realtà volavamo bassi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Maya? Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì, lunga storia. Oh. Grazie. Voi non mi sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche? È una specialità? No, se non cresce nella giungla. Oh, non dirmi che ti sei perso i nostri alberi di pesce. Dove l'hai presa? Messico. Perché? Ho già visto questo simbolo. Dove? Ci sono delle rovine qui. Ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Fai come vuoi, ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. Oh, credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Ishel e Shashel. Le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo.
Ho trovato il tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. I droni erano più pesanti del previsto e taglienti. La barca è a posto comunque. Fortuna che sei qui. Abbiamo un problema. Ancora il generatore. Ci penso. Vuole che cerchiamo da... Vuole che cerchiamo da sistemerà tutto come nasconderti a lungo. Esci, fatti vedere. Avanti, esci! Lara, tutto ok? Sì, c'è una base della Trinità qui. Giona, senti, che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. Abby, ti posso spiegare. Ti ricontatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Chiedo perché stiamo sigillando tutto. Il comandante Rourke vuole che difendiamo il perimetro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Provo a venire qui, comandante Rourke. Confermate isolamento perimetro? Ci siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Se posso, signore, che succede? Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Piantiamola col pessimismo. Magari è tutto ok. Non è
ancora tornato su nessuno. È pieno di ostacoli. La visuale è una merda. Non dovremmo mandare qualcuno a cercarli? Rourke è stato chiaro. Niente soccorsi finché non arrivano i ricognitori. Ma è passata quasi un'ora dall'ultima comunicazione. Il comandante non abbandona i suoi. Se... Che palle, sono stanco di coprire quegli stronzi. Uomo a terra! Ricevuto, sparati a Oh, vista. merda. Nemico laggiù! Molle! Non riuscirei a cambiare nulla, lo capisci? Ok, perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra ricognizioni. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempio è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Ci sta diventando male. Stiamo subendo perdite! Oh, cazzo, uomo a terra! Vado a controllare. Cristo! Devo capire che succede. Ci siamo. Ora calma. Cristo! Jonah, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. C'è stata una carneficina. Che sarà successo? All'attenzione del dottor Dominguez. Localizzato possibile punto di ingresso per tempio fuori Kuwak Yaku. Attrezzature di scavo in arrivo.
Jonah, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Jonah. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo. Ho delle buone notizie. Interessante. Cristo! Sta attento. Scusa, nessun altro superstite? Non ne ho idea. Campo base? Campo base, rispondi! Niente? Zitto, non sento. Campo base, chiediamo rinforzi immediati. Andiamo. Ancora non. Cristo santo. Cos'è che li spaventa tanto? Merda, ho perso la radio nell'incidente.
Che diavolo era? Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Jonah, Abby. Ehi, Lara. Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistacco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Ehi, Siete già scesi? stavamo aspettando te. Cosa credi che troveremo? L'affresco mostrava una serie di prove. Forse conosco un'altra strada. Ok, vado avanti io. Ci vediamo dall'altra parte. Jonah, sono finita in una specie di caverna. Ci sono delle tracce, c'è stato qualcuno. Jonah. Jonah, riesci a sentirmi? Sono arrivata alla prima prova, il ragno. Ora mi metto a salire. Non ho abbastanza spazio.
Jonah, qui la vista è stupenda. La città segreta deve essere vicina. Lara, sono passato. Sto arrivando. Jonah! Cavolo! Ok, devo stare più attenta. Oh, merda! Non posso restare qui. Porca! Sta cedendo! Ci è mancato poco. Dunque. Ehi. Posso aiutarti? Vattene! Tu non sei dei nostri... Senti, lo so che fa male, ma... Maupuzzul! La Trinità. Guardia! Guardia! Chi sei? Che ci fai qui? Sono una ricercatrice, Lara Croft. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila. Non sei solo mio figlio, sei il mio erede. Non devi correre rischi inutili. Se non fossi stato là, lei ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. A dire il vero mi aspettavo delle rovine, non voi o tutto questo.
Il culto. Perché ha attaccato tuo figlio? Ho già visto quei simboli. È l'ordine della Trinità. Sto cercando di fermarli. Fermarli dal fare che cosa? Stanno cercando un manufatto. Una specie di scrigno, legato a una dea della luna. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Venderlo? No, però la Trinità, il culto, non deve prenderlo. Sono pericolosi. Perché? Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa? Sai dirmi che cos'è quello? Questa è Paititi. Ti trovi qui? Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. E lo faresti soltanto per fermare il culto? Sì. Portatelo qui. John! Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Abby. Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro. Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Ti porteremo il serpente con l'occhio d'argento, ma il tuo amico resta qui. Non andrai molto lontano se menti, e per lui non sarà un bene. Non ce n'è bisogno. Sta tranquilla. Resto. Ezli, dai dei vestiti a questa donna. Uchu, tienilo sotto controllo. Tornerò il prima possibile. Va bene. Bel posticino. Silenzio. È incredibile. Solo non so il tuo nome. Oh, le mie scuse. Come leader dei ribelli devo essere cauta. Sono la legittima regina, Unuratu. Ezli, aspetto ancora che tu mi dica cosa hai visto. Sì, madre. È successa una cosa stamattina. Cioè? Ho visto Hakan discutere col vicino. Sembrava furioso. Appena mi sono avvicinato, hanno smesso. E hanno cominciato a ridere come se stessero scherzando. Sta tramando qualcosa. Ottimo lavoro. Grazie, madre. Ehi. Ciao. Come puoi notare, i segreti non durano molto a Paititi. Se decidi di non rispettare il piano, te ne accorgeresti subito. Ho capito. È qui per aiutarmi a recuperare una cosa che ho smarrito. Non devi preoccupartene. Hakan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio?
Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo. Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza. Presto i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Lo chiamano Jaco Kulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. E il popolo crede in lui. E tu invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato. Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre. Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan! Ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Ezli, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui Ezli. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare 2 passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere. Sì, Uchu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Unuratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Wow. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e Hakan. Com'è fuori i Paititi? Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paititi? Più grande di 100 Paititi. Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tanfo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio, il culto tiene l'aria sotto controllo.
Dunque. Devo entrare lì. Che fetore! Deve essere il posto di cui parlava Ezli. Calma, Lara, calma. Sto per sentirmi male. Ok, piano. Puoi farcela. Un rito sacrificale. Oh, fantastico. Non ho altra scelta.
È uno dei ribelli. Deve esserci per forza un ingresso. Un serpente con un occhio d'argento. Sono sulla buona strada. Sì, devo entrare lì. La puzza si fa sempre più forte. Lara, come procedi? Ho trovato un altro serpente con un occhio d'argento. Devo essere vicina. E tu? Parlo di tatuaggi con Ucio. Tatuaggi? Sì, hai visto quello di Unurato? Raffigura un airone e un'eclissi. Potrebbe avere qualcosa a che fare con lo scrigno d'argento. Mi sa di no. Un serpente. Ecco cosa cerca la Trinità. Ecco il principino ribelle. Exley! Laggiù, prendetela! Dei combattimenti, ho ultimi vaganti. Ehi Lara, torna indietro se puoi. Ucio ti voleva chiedere qualcosa, forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Unurato! Hanno catturato Exley. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? È una chiave. Dovrebbe appartenere al Tempio della Montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero.
Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. C'è un'altra strada? Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Ezli e cercheremo lo scrigno. Io penso a mio figlio. Tu cerca lo scrigno. Trovato. Dovrò fare attenzione. Kawuji kuhelani, tulakal tuushan, telumo, teiko, taktehao kawuji bei, tanukimi junki, mushanta, usata, Ci sono. Unuratu se n'è andata con Akan. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. Wamatakani kakale, yanu yantala suktal yetel ukil el kiko. Walkila, shena choabach. Malo bin lak. Sono sulla strada giusta. Attenzione. Shipal chuko so okwautan. Takbelama. Maukatuyal, tuskutaki kuba, lekushul makobo. Waksahola le nonoch. Vale misbalu belal. Yankoksik tuyole kukulkal nevejo. Minha. ¿Eh? Janim pa. Ma una venir.
Dovrei esserci ormai. Ecco l'accesso che devo aprire. Turkimen, Kundulin Lakon, Shimbatesh Uchila, Maton Lutan, Unach Ubin Katvil Jolalelo, Maalop. Bin Kunduli Latsinon, Janekat Peksik Mashpete. Kuntuni Shokol, Galantville! Madre! Ucciu! Portalo fuori di qui! Jonah. Come sta, Ezli? Bene, l'hanno liberato, ma Unuratu è stata catturata. No. Tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. L'occhio del serpente, eccolo lì.
di scorgere un tempio laggiù. Chi le avrà fatte? È alto, ma posso tuffarmi. È incredibile. Lassù.
È solo un rumore. Questi devono essere i soldati della Trinità dispersi. Quanti sono? Meglio sparire.
Ecco fatto. Guarda che roba. Che c'è dietro la porta? Non sono entrati. Queste figure ricordano quelle creature, ma sono aggraziate. Yashil. Le divinità protettrici. Lo scrigno di Ishel è stato forgiato in paradiso, poi è giunto sulla terra. Lo scrigno l'avranno fatto loro. Né i falsi dei né i fanatici saranno autorizzati a passare. Lo stanno proteggendo.
È per questo che mi hanno attaccato così. Tengono qui lo scrigno fino al risorgere del sole. Qui. Deve trovarsi qui. Un'eclissi e un airone, come i tatuaggi sul braccio di un urato. Dov'è lo scrigno? Oh no, un terremoto! Forse potrebbero darci supporto. L'hai trovato? Era una trappola. Lo scrigno non c'era e... hanno preso un urato. Lo sappiamo. Stiamo pensando a un piano. La tengono prigioniera nel vecchio tempio. Hakan l'ha attaccato, ma l'hanno preso. Attaccheremo il ponte che porta alla prigione. Troppo aggressivo. E se mi arrampico qui, la libero e poi do il segnale d'attacco? Può funzionare. Ezli sta perlustrando il tempio nella città alta. Può trovarti un ingresso. Vado a parlare con lui. E noi ci terremo pronti a intervenire. Sì, d'accordo. Per sicurezza e forza. Ti ringrazio. Lara. La tirerò fuori. Lo so. Davvero ci credi? Su via! Il grande Sinchicica e lo scudo del creatore delle ere. Perché no? Ma ti senti? È solo un mito. Un Uratu ci crede. Per me è sufficiente. È una leggenda, Corianca. È tutto vero, me lo sento. È solo una favola che ci raccontavano papà e mamma da bambini. No, ti sbagli, Kumia. Lo scudo riuscirà a unirci. Per sconfiggere Kukulkan possiamo credere solo nella nostra destrezza e nel nostro ingegno. Beh, dato che nessuna delle due è il tuo punto forte, ti suggerirei di tornare all'addestramento.
Lara, Sì? sono Koryanka. Un Uratu mi ha parlato molto di te. Sono stata io ad aprire la strada verso le vecchie caserme quando hanno catturato Ezli. E so che anche tu hai fatto la tua parte. Siamo sorelle unite dalla stessa causa. Oh, capisco. Il tuo tatuaggio, sei... Una delle teste glabre, sì. Ma era tutto diverso prima dell'arrivo di Amaru. Lottavamo per un'altra causa. Lui ha sciolto il mio ordine per favorire i suoi sacerdoti. Ormai rimango solo io. Ma ho giurato che non mi sarei mai tirata indietro. Quindi ora indosso i colori della ribellione e sono fedele alla regina Unuratu. Beh, la reputazione delle teste glabre mi è ben nota. Dal punto di vista storico, intendo. È un onore. Sei gentile. Ti ho sentito parlare dell'imperatore Sinchichika. Sì, il primo imperatore di Paititi. Era un antenato di Unuratu. Ha creato lui l'era in cui viviamo. Tutto quello che vedi, quello per cui combattiamo oggi. Non avevo mai sentito parlare di questo scudo. Lo scudo del creatore delle ere. È la prova che la ribellione ha bisogno che Unuratu guidi Paititi in una nuova epoca. Sullo scudo è inciso il rituale di iniziazione. Esso proverà che la regina Unuratu è la prossima creatrice delle ere, che solo lei può forgiare il nostro destino, e non quel falso dio, Amaru. E dove si trova lo scudo? È nascosto nelle viscere della montagna, oltre il sentiero di Urakan. Il sentiero di Urakan? È una prova a cui deve sottoporsi chiunque cerchi lo scudo. Avete provato a recuperarlo? Era la mia missione, ma dopo la cattura di Ezli, le priorità sono cambiate. Ora che l'abbiamo liberato, il culto sa che stiamo tramando qualcosa. Devo addestrare i nostri guerrieri. Non posso occuparmi dello scudo. Ma se aspettiamo troppo, temo che Amaru possa trovarlo per primo e impedire l'investitura di Unuratu. Se Amaru trova lo scudo, potrà riunire Paititi inventandosi una storia qualunque e autoproclamarsi creatore delle ere, ricreando così il mondo a suo piacimento. Già. Non posso permetterglielo. Speravo di sentirtelo dire. Quello là con Ucio è un mio amico, si chiama Jonah. Avviserò lui se trovo qualcosa. Allora gli starò vicina. Grazie, Lara. Attento, Au. Abbiamo fermato la rivolta, ma i ribelli sono ancora tra noi. Da solo sei un facile bersaglio. Qualche misero ribelle non riuscirà a intralciarmi. Ben detto. Non hanno scampo contro di noi, però si sono battuti come dei leoni, devo dire. C'è in gioco la loro sopravvivenza. Tutti questi soldati morti, molti più ribelli che coltisti. Hachevanu Chikin Topikonov, Chenjumpel Batelilo Chhelbe Shunaje, Beishan Intugul, Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kanzanilobi, Tsokili Ujetz, Tantike. Bailey Kun Uchulo. Hachwahel Umbinton Utzil Waminan Kukulkantik Wignalone? Mabejo, mente Sputz, Zachesten Humpel zum Jetel Nishbikin Ken Ekante. Desha Wopelish. Kukulkanuk at Ukantoon, Tulakaon, Yanulak Mashma, Letin Tuklar.
Parla di qualcosa nei dintorni. Schiena contro schiena si ergono i fratelli, uniti dalla battaglia. Sono qui ai piedi di colui che osserva il serpente all'ombra. Rachin Pek Mahesh. Una Kusulsal, Chiva Luguratu. Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Grazie. La tireremo fuori, Ezli. C'è dell'altro. Hanno catturato Akan. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. È il padre della mia amica Kiyara. Non dire Se altro. venisse sacrificato. Solo degni e sapienti possono entrare in questo luogo sacro. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Per quanto continuerete con questa ridicola ribellione? Finché non vinceremo e ci sbarazzeremo di voi. E osi pure dirmelo in faccia. Sai che sono onesta. E un tempo eravamo dalla stessa parte. Ti ho permesso di continuare troppo a lungo. Ma ora basta, onorato. Altrimenti? Potrei doverti punire per il tuo tradimento. Dammi un motivo valido per non ucciderti seduta stante. Solo uno? Amaru, ricordati chi sei. Io sono uno di voi. Certo. Per questo mi hai fatto arrestare. Se mio fratello fosse vivo, riposi in pace. Già, lui direbbe che i conflitti sono uno spreco di tempo. Torna a casa. Sono a casa. Questa è la mia casa. Unuratu, prova soltanto a immaginare come prospererà Paititi quando sorgerà un nuovo mondo privo di minacce esterne. Sei tu l'unica vera minaccia. Vuoi ricreare il mondo? Tutti creiamo il destino, insieme perfino adesso. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per Paititi. Tutto! Quando era divisa, l'ho unificata. Sono l'unico che vede la vera minaccia qui. Tu vai e vieni, come se le tue radici non fossero qui. Sì. Io ho vissuto nel mondo esterno e so che cosa sta per arrivare. Sta avanzando, cresce ogni giorno. Paititi non può sopravvivere all'invasione e tutto quello che siamo verrà usurpato o distrutto. Allora dovremmo combattere tutti insieme, secondo l'usanza del nostro popolo. Ridando vita al sole, eh? Purtroppo quello renderà Paititi sicura solo per poco, ma poi non potrà impedire che venga scoperta, che venga invasa. Il nostro destino così sarà segnato. No! No, noi dobbiamo essere preparati. Devi fare una scelta. Unisciti a me. Mi serve la tua intelligenza, la tua resistenza nel mio mondo. Un mondo dominato dal culto di Kukulkan. O dovrei dire Trinità.
E se il potere che vuoi, puoi averlo. Aiutami adesso, rendi Paititi un posto sicuro e poi puoi starne certa, potrai governarla come vorrai. Io ti lascerò il trono. Te lo giuro. No. Io troverò lo scrigno e ridarò vita al sole. Possa la sua luce giudicarti. Ma perché hai così poca stima di me? Riportatela nella sua cella. Potete anche rinchiudermi, ma non tradirò mai il mio popolo. No, ma sappi che dovrai deluderlo. Lo scrigno non c'è. Un missionario, Andrés López. L'ha rubato 400 anni fa. Cosa? Sì, hai sprecato la tua vita cercando nel posto sbagliato. Ora vattene. Jonah, so dove si trova. Io entro. Ok, stiamo arrivando. Hai sentito la scossa di prima? Sì, anche quando ero nel cenote. Era un'avvisaglia. Il terremoto si scatenerà presto. Dobbiamo sbrigarci. Sì, prima tiriamo fuori un urato, poi andiamo a cercare lo scrigno. Lo scrigno non è a Paititi. Lo so. Sarò costretta a piegarmi ad Amaru. Tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto. Non lo permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato, tutti saremo distrutti. Ho trovato un altro indizio. Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e le eclissi. Gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sinchichika, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come sta, Exley? Bene, mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con Uchu.
Gianna, sono con un Uratu. Magnifico. Ezli le vuole parlare. Madre, mandiamo rinforzi. Vuoi che aiuti Ucho o che sfrutti la situazione per conquistare l'area? Finché sono via, sei tu il capo, Ezli. Segui l'istinto. Leitskalanko ele lo putzig, hachpila bucho. Putzig! Leisha Haunuratu! Putzig! Antulaka le Gucilo! Kabeti Kashikon! Tulaka Tuguchil! Bash lehelo, telo, ichi lechiwowo, shenawilech. Andiamo. Tilapag. La zona è sicura. Andiamo. Intruso! Un Uratu! Cavolo! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge. Sì. Le minacce esterne sono molte, ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere, una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui. Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil? Gli Ashil. Erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato.
Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio pubblico. Di un ribelle? Dobbiamo fermarlo? No, non senza un piano. E non a rischio dello scrigno. Il guerriero sarebbe disposto a sacrificarsi pur di evitarlo. Stammi vicino e fa come me. La folla potrebbe aggredirci. Di qua. Giuntimesh, Muchkilich Oldolesh. Che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Unuratu, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera, ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'eclissi. Vieni. Con Guarda questo così. sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Amaru diceva di voler fermare la violenza. La vede come un mezzo per i suoi scopi. Con questo sacrificio, il ribelle sarà di nuovo uno di noi. Come fanno a credergli così? Hanno paura e fanno bene. Non manca molto. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Puoi passare. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Unuratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. Ok. Bene, e ora come entro? Ecco un'entrata. Lara, dove sei? Alla tomba dell'imperatore. È quasi fatta. Saremo pronti.
La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. Ok, l'Eclissi e l'Airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova nella... È qui! Qui è il comandante Rourke. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. Onorato. No! Da questo Ezli è il legittimo erede. Deve guidare Paititi. È giovane, ma forte. È nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. Lo scrigno ti tenterà. Resisti. Siamo noi a crearci il destino. Vedrai che non ti deluderò. Jonah, dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Unurato? Dov'è Unurato? Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Oh no. Già. Dov'è mia madre? Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Ti appartiene adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole. Troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucho, aiutali con la barca.
Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Sta attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. E adesso? Torniamo a Kuwaq-Yaku. Ci raduniamo e ripartiamo da lì. Tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Jonah! Jonah! Bene, guarda un po' chi si vede. Non muoverti! Non provocarlo. Controlla laggiù. Niente. Non sono neanche sicuro che questo scrigno esista davvero. Trovato qualcosa? Via libera. Vai, fermati, aspetta, corri. La vita di un soldato. Guarda qui. Capitano, novità? Non vedo l'ora di ammirare questo scrigno di cui parlano tutti. Perché non ti arrendi? Tieni bomba in vista!
Merda! Non deve sfuggirci! Squadra incursori, perché state ancora cercando lo scrigno? Ci sono ostili nella vostra area. Il dottor Dominguez... Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Ci sono fin troppi nascondigli in questo settore. Come sarebbe a dire trovate Lara Croft? Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. Sparpagliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. Prima Dominguez ci dice di cercare lo scrigno. Ora Rourke vuole che cerchiamo Croft. A chi dobbiamo dare retta? Beh, è il momento per farsi un giretto, cazzo! È stato qualche animale? Sì, qui tutto tranquillo. E va bene, è andato a pisciare. Ok, nemico individuato. Rapporto. Cardinal 2, tutto tranquillo. Che succede, comandante? Una scossa premonitrice ci ha colpiti. Squadra K? Tutto bene, signore. Qui Cardinal 2, danni da scossa premonitrice su Juliet 3. Una frana ha messo fuori uso la terza piattaforma di pompaggio, nessun incendio. La strada di accesso a Kilo 2 è bloccata da alcuni alberi caduti. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ciao, Lara. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke. Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Avamposto esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovatela. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Visori termici, signori. Faccio strada.
fare tutto da solo. Impossibile, non ci sta nient'altro. Di nuovo quella maledetta Croft. Dobbiamo fermarla. Non preoccuparti, lo faremo. Ti fidi così tanto del nuovo equipaggiamento? No, ma mi fido di Rourke. Almeno avvertimi se decidi di sparire. Stiamo subendo perdite. Certo. Controllate la zona, veloci e precisi. Sono con te. A raccolta. Tenete gli occhi ben Prendete aperti tutti e i chiedete lati. di trovare qualcosa. Diamoci a fianco. Siamo in compagnia. Ora dovrai uscire allo scoperto. Non sparate! Fatemi controllare! Se n'è andata! Uomo a terra! Lara, stai bene? Cos'era quel terremoto? Sono vicino a una raffineria, sta saltando tutto in aria. No, Jonah, non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. Jonah. Jonah, rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke. Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. Cardinal 2, ho agganciato il bersaglio. Paladin 4 in posizione, apriamo il fuoco. Fallo saltare!
anche solo per non deludere il prossimo. Lo tsunami è in arrivo e questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Devo andare subito, sono l'unica che può. Sei l'unica a poter fare cosa? Qui parla Rourke. Sono stato richiamato a Ken. Withers, Croft è tutta tua. Campo base, qui Cardinal 2, i forti sono atterrati. Cristo santo, dobbiamo fermare. Cardinal 2, ho beccato una scherza, cambio posizione. Riuscirei a cambiare il Rourke è andato via, ma ti ha lasciato un regalo. Non puoi nasconderti da me. Piacerà. Per niente. Merda! Qui Cardinal 2! Non reggeremo un altro colpo così! Croft, so che sei in ascolto. La mia è l'ultima voce che sentirai. Mayday! 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 Cardinal 2, precipitiamo! Ehi, tutto ok? Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah!
Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andrés López, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi. Andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? Eccola lì, la chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di López. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd, io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Ogni tanto riuscivo a convincerla a venire con me. Di solito quando c'era qualche rovina di mezzo. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft. Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca sono dei guardiani. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca? Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni. Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra López c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile.
Avvisami quando vuoi che andiamo. Qualcuno una volta disse che per conoscere davvero una città devi visitarne i cimiteri. Non so perché. Sono tutti uguali. Alcuni sono un po' più ordinati, con file precise. Altri sono come questo, dall'aspetto più naturale e spontaneo. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? C'è un affresco intero qui. Vera Cruz. La vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dominguez? In qualche modo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Ha funzionato. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Grazie. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione qui. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Funzionato. Non vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Ti tiro su io. È andata? La luce indica la via. Che è successo a questa gente?
Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo. Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Mhm. Che è successo qui? Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Beck. 0 testimoni. Lo scrigno di Ish. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi ormai l'aveva totalmente ossessionato.
Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi! Devi liberarlo. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta! Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo, assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? Hm? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Stai bene? Sto bene, sto bene. Ok. Jonah! Oddio. Pronto? Ok. Ci sono, sto bene. Oh! Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Mayday, Mayday, Mayday! Qui Cardinal 1, motore in stallo! Perdiamo quota, tentiamo riaccensione! Basta!
riavviato. Comandi dirottati. Comando qui Cardinal 1, tutti i sistemi operativi. Torniamo a dirigerci su 327. O la va o la spacca. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucio. Se hai bisogno, chiama. Ok. Che combinate voi due? Ci raccontiamo le storie delle nostre cicatrici. Jonah dice che ne hai qualcuna anche tu. Non hanno grandi storie dietro, sono solo maldestra. Questa me l'ha fatta mio cugino Eli. Te l'ha fatta tuo cugino? E vi parlate ancora? Beh, non era davvero mio cugino. Era un verme che ho... Forse sarei dovuto essere lì. Già, probabile. E tu che mi dici? Scommetto che quella ha una bella storia alle spalle. Che è successo? È una ricetta molto antica. Se le mie ricette fossero così, preferirei morire di fame. Non è quel tipo di ricetta. Era per un'arma. Ah, che genere di arma? Il bianco respiro. È un veleno scoperto nelle profondità della giungla. Il suo effetto ci renderebbe molto più forti. È ciò che serve alla ribellione per respingere Amaru. Che cosa è successo? Ho fallito. Non l'hai trovato? No, amico mio. Non ero degno.
Per padroneggiare il bianco respiro bisogna superare il sentiero della paura. È un luogo insidioso, pieno di terribili demoni. Credi che il bianco respiro potrebbe salvare delle vite? Molte, ma è una speranza ormai vana. Non posso tornare lì, è troppo pericoloso. E se venissi con te, potremmo recuperare la ricetta del bianco respiro? Apprezzo l'offerta, Lara, ma il sentiero della paura va percorso da soli. Allora vado io. Non posso chiederti tanto. Infatti, mi sto offrendo io. No. Lara, forse questo non è... Uchu, posso aiutare. Davvero, fidati. Attraversa il passaggio acquatico sotto questa caverna. Ti condurrà nella giungla. Da lì in poi sarai sola. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Questo non può essere il sentiero della paura. Devo... Ehi? Puoi sentirmi?
Bentornata. Ehi, tutto ok? Sto bene. L'ha trovato. Eccolo, il bianco respiro. Strano, una cosa talmente piccola con un potere così grande. Spero che dia alla ribellione il vantaggio che le serve contro Amaru e il suo culto. Sappiamo entrambi che lo farà. Uchu, ci devi ancora raccontare tutta la storia. Secondo me una ricetta non è all'altezza di quella cicatrice. Io credo che non ci sia niente da dire. Come sta procedendo il piano, Ezli? Abbiamo delle idee. Uchu? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora, ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Ezli, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Ezli, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza.
incredibile. Jonah, ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok, lo vedi quel fumo rosso? Sì. Do un'occhiata. Un Uratu ha detto che il fuoco Cremisi era il suo destino. Ok, non metterci troppo. Comando, qui Cardinal 2. Il ponte è stato distrutto. Ottimo. Capi squadra, coordinatevi con i mezzi di supporto. Cardinal 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni varco può essere sfruttato dal nemico. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu. Sei tu il fuoco Cremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Ishal. Molto mennacca! Molto mennacca! Ho alleati. Gli Yashil sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Krog. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Ci servono rinforzi! Ora!
squadra Z. Alto consiglio in posizione. Difendiamo il perimetro. Ripeto, alto consiglio al sicuro. Qui comandante Rossi. L'intero alto consiglio è qui per assistere personalmente alla nostra vittoria. Difenderemo il perimetro a tutti i costi. Cardinal 3 in arrivo. Jonas, ci siamo. La strada per il tempio è libera. Anche noi ce l'abbiamo quasi fatta. Dov'è Dominguez? È nel tempio. Siamo davvero vicini. Molto bellacca! Grazie, Kukulkan, per questo dono della rinascita. Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere. Sono con te. Questo rito devo completarlo da solo. Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato. No. Gli spetta di diritto. Dacci lo scrigno. Non posso. Devo proteggere Paitini. Tutti creiamo il destino. Non solo tu. Tutti noi. Insieme. Testarda fino alla fine. Attacca! Qui Paladin 1. Sono circondato, senza munizioni. No! Vi prego! No! Che il sole si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano e la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Il potere di Kukulkan. Niente mi impedirà di ricreare il mondo. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino.
dispiace. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara. Lo farò. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re. Battere il re? Credo che avrebbe da ridire al riguardo. Tesori miei, potreste per favore fermarvi un secondo? Oh, certo, mia regina. Uno! Mi fai vedere? Ma certo. Ci sei tu, ci sono io e c'è papà. Dove siamo? Alle Hawaii. Con questa chiave e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo l'attacco di un giaguaro! Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. No, sei tu il mio assistente, non lo sai? Oh, giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero dimenticato. Adesso desidero che mi porti al museo. Beh, credo che si possa organizzare. E compreremo un taccuino nuovo per i tuoi disegni. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio. Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo, non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara.
Unuratu, mia madre, guerriera, ribelle, regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Grazie. Allora torna qua Kyaku domani. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrei tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. No, Jonah. Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta. Ezli, ti va di mostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si stagli all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft? Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa.